Oh, bentornati a un nuovo episodio di Dadi Destino. Nello scorso episodio abbiamo visto i nostri avventurieri che hanno preso i primi contatti con il generale Strand, si sono avventurati davanti a casa sua e in questo episodio vedremo i risultati di queste indagini, di tutte le informazioni che hanno raccolto fino ad ora. Ma non mi resta che augurarvi un buon ascolto a questo punto. Prendete i vostri dadi, pronti al vostro destino. Ci dividiamo in due allora, due gruppi. Ok, due gruppi. Facciamo un gruppetto alla volta. Facciamo prima Tamwin e Fanny. Quindi voi vi distaccate, iniziate a fare un giretto della casa guardando dentro le finestre. Vedete dei movimenti al primo piano, cioè all'altezza del piano terra, non del primo piano. E ovviamente perché è quella la vostra altezza, giustamente. Vedete del movimento interno, vedete Strand che sta salendo le scale, che sta andando al piano superiore, a fare che, con chi, non si sa. E vedete anche almeno altre 3 persone. Potrebbero essere la servitù per come sono vestiti, poi li vedete per un attimo, si muovono velocemente, è abbastanza probabile che sia la servitù. Non vedete altro, soprattutto non vedete altri accessi a questo piano, però nel retro della casa arrivate su una sorta di parapetto privato che dà sul porto direttamente, e se vi sporgete verso il basso ovviamente c'è un canale che passa sotto la casa, c'è un piccolo canale che passa sotto la casa. E se nel tragitto volete interagire tra di voi, questo è il momento. Ho una domanda, ma Dimmi. questo canale, cioè, Sì. per arrivarci bisogna tuffarsi nell'acqua o... Da questo punto sì, da dove siete voi sì, se poi ci sono altri metodi, altri punti di accesso. Cioè il canale però da dove siamo lo vedo e non Quando è ti sommerso sporgi- dall'acqua o... No, è comunque... Un po' sommerso Sì, c'è lo è. l'acqua. Cioè, come faccio a spiegartelo? Come faccio a spiegare? Praticamente c'è la casa. Ok? Sì, praticamente... La casa è costruita su un ponte, praticamente, proprio per farla È una scena. palafitta. Una sorta di palafitta. In realtà no, perché è solamente una parte della Sì, che casa. c'è un canale che gli passa sotto. C'è un canale che gli passa sotto. Dopo sotto non sai che giro fa, può diventare una fogna. C'è un balcone sul fiume. Sì. C'è un balcone sul fiume, esattamente. Ok. Da sotto ovviamente il fiumiciattolo passa dentro il canale, però da dove sei ti dovresti buttare nell'acqua, poi fai un giro, non lo so. Barca. Probabilmente c'è un altro metodo più civile per arrivare a quel punto, però E questo al piano terra. questo è il piano terra, sì, tutto quello che in realtà il canale è al -1, però anche -2 vista Vabbè. l'altezza. Tamwin, vedi quello che vedo io? Potrebbe essere un'idea, no? Se troviamo il modo per arrivare proprio lì, dove c'è il canale. Sì, ma non Lo so, è una cosa molto intraprendente per me, però ci possiamo provare. Non mi tuffo, te lo dico, però vorrei cercare di trovare una strada per arrivare lì. Cioè tu vuoi entrare sul balcone e poi entrare dalla... No, io tanto qui, vedi, è alto, però può essere che Qualsiasi in cosa basso è alta per noi. sì, però può essere che ci sia una stradina che porti un po' più in basso, dove non dobbiamo fare un tuffo di non so quanti metri. E poi sì, forse dovremmo fare una nuotatina, però... Il fatto che tu prima abbia detto non mi tuffo e poi dovremmo fare una nuotatina vuol dire che io dovrò fare una nuotatina, vero? Certo. Questa non è intraprendenza, questa è irriverenza. No, dai. Intanto andiamo a vedere se è fattibile, se c'è veramente una strada che ci può dare una mano. Poi faremo fare un tuffo a qualcuno. Ci siamo capiti. Ci spostiamo, nel senso cerchiamo un modo per un accedere al punto, canale. esatto, un punto dove ci faccia capire che si riesce a girare, cioè ci guardiamo intorno per Ok. capire un attimo la situazione com'è e trovare un modo per arrivare lì sotto. se Domanda, rimanete nei pressi della casa o vi allontanate anche? Se vediamo che poco più in là c'è la possibilità. c'è. Esatto. Perché di base, dandovi un'occhiata lì intorno, vedete che nell'immediato, come dicevo prima, non c'è un modo per scendere, però effettivamente seguendo con lo sguardo quello che è il canale e il restante del fiume, fa parte del porto, quindi arrivando al porto
dal porto è possibile arrivare con una piccola imbarcazione o con una nuotatina, probabilmente c'è anche una piccola passerella, un modo c'è per arrivare poi al canale, però dovreste allontanarvi e andare al porto, arrivare fino al porto. Per quanto siete vicini dovete camminare ogni 10-15 minuti. Se lo volete fare vi congelo un attimo e passo a loro due. Io direi di farlo presente sia a Kefka che a Weimar Sì, prima di andare, poi magari andiamo comunque, però glielo farei presente. Sì, prima di allontanarsi troppo vediamo cosa hanno scoperto loro. Esatto. Ok, allora passiamo a Kefka e Weimar. Anche voi quindi vi distaccate dal gruppetto e iniziate quindi a girare per cercare un posto che possa essere sopraelevato, quindi un modo per salire sopra i tetti. Quindi andate un pochettino più in direzione, vi avvicinate di più verso il porto. E effettivamente sapete cosa guardare. Dovete cercare un magazzino. È facile trovare magazzini perché sono più o meno fatti con lo stampino, come da noi le fabbriche essenzialmente, e ne trovate uno anche in realtà piuttosto vicino alla casa di Strand, molto vicino a dire il vero, e di facile accesso perché all'esterno proprio c'è una scala a pioli appoggiata che arriva fino al tetto dello stabile. Facendo un rapido conto, Kefka riesce a capire che ok, mi muovo, vado verso est, faccio un paio di saltelli, mi trovo su quella casa, continuo un altro po', sono davanti alla casa di Strand. Quindi riesci, guardandoti intorno, a capire queste cose. Se nel frattempo anche voi volete interagire tra di voi durante questa escursione, questo viaggetto, prego. Provare a salire. Proviamoci. Aspetto su, faccio il palo. Va bene, basta che stavolta non scappi. Non sono mai scappato di fronte al pericolo. Infatti ti ci butti. Vengo su con te, magari cadi, ti prendo al volo. Immagino. Aspettami qua, fammi controllare. Quindi sali da solo? Sì. E controllo che non mi segua. Quando lui sta salendo, io prendo la scala, lui si gira, mi guarda, te la tengo. Sembra quasi una minaccia. Sì. Ok, la scena è questa: tu continui a salire a Kefka e arrivi nel giro di poco. È una scala a pioli, non è comunque sia devi salire l'equivalente di 2 piani, non tantissimo. Arrivi sul tetto con un attimo di fatica, in realtà fai quel passo che dalla scala ti porta al tetto, però sei abbastanza agile, riesci, e da lì troneggi su tutto il porto e vedi tutto quello che è il porto. Noti che da là sopra, nonostante la gente, ci sono i pugni fiammanti che sono abbastanza in fermento, stanno cercando qualcosa / qualcuno. Dall'altra parte della città dall'altra parte della tua vista, scusami, c'è un gruppo di persone che stanno mercanteggiando come normale. Se guardi verso il porto ci sono navi che vanno e navi che vengono, c'è molto fermento nel porto, ma è un porto, è normale, e appunto essendo lassù in alto riesci a vedere tutto questo. Prego. Ok, in realtà dall'alto, più che guardare il panorama, comunque sì, controllo le ronde che non vengono a disturbarci a noi né che girino troppo vicino alla casa di Strand. Per adesso ancora no, però capisci che arriveranno. Perché stanno battendo questa zona. Ok, quindi so che devo fare in fretta perché io magari sono nel tetto e non mi beccano, i miei compagni di sotto sì. Esatto. Quindi prima voglio controllare se sul tetto ci sono segni di movimenti, magari degli artigliate di questi mannari che possono essere passati di sopra. E allora farei un bel tiro su indagare. 10 netto? 10 netto. Allora, noti delle tracce di qualche tipo, però possono anche essere uccelli, non ne sei proprio convinto. Certo che sei venuto qua su per un motivo, trovi degli indizi, te lo fa pensare. Diciamo la cosa che posso anche autoconvincermi di ciò. Sì. Ok, questa cosa in realtà mi fa pensare ancora di più che il nostro buon Strand potrebbe essere comunque collegato al marionettista, anche se non fosse lui. Allora, controllo bene la vista, tengo d'occhio sempre la pattuglia dei nostri amici. Scendo allora in modo abbastanza veloce, ovviamente facendo attenzione, e mi avvicino, cioè l'ho sotto Weimar, e quindi gli dico: probabilmente i nostri amici sono passati spesso qua, i tuoi principalmente. Abbiamo un problema, le guardie ci stanno cercando e ne sono convinto, ci sono troppe pattuglie qua intorno. Va bene, tu resta qua, io vado a prendere i piccoletti. Sì, controllo che nessuno si avvicini troppo qui, in caso mi dovrò nascondere. Vabbè, io so che tu sei da queste parti, e la prossima volta che parli di quei sorci come miei amici, assicurati di essere a una distanza di 9 metri dall'alto da me, come sei ora.
Bella idea. A questo punto torno su e rimango appollaiato sul tetto. Ok. Io torno davanti alla casa di Strand e faccio il percorso, perlomeno finché l'ho visto, di quello che hanno fatto Fanny e Tanwin. Ok, essenzialmente voi state ancora girando per la casa, intorno alla casa di Strand, e vedete in arrivo Weimar, quindi se volete avvicinarvi a Io lui. corro, cioè sono abbastanza fremente. Veramente. Inizio un po' a correre per quanto riesco, vedendo che Weimar sta correndo, quindi ho detto: è successo qualcosa? Sì, coraggio, abbiamo trovato un posto per entrare e... Forse anche noi, da sotto però. Io guardo Tanwin. Sì, ma vediamo qual è più facile. Il nostro è un po' Ok, quanto andate veloci con quelle gambette? poco. Non quanto Poco, te. ok, li prendo. Ok. Non mi sembra il Me li me- carico uno sotto un braccio, uno sotto l'altro, e inizio a correre tipo quarterback di football verso la meta. Non mi sembra il metodo corretto per Dal trasportarmi. dito, tieni il bastone che magari ti casca. Mentre fai questo, ovviamente attiri gli sguardi degli astanti, diverse persone si voltano e fanno: oh, ma guarda quelli, non c'è più rispetto per la gente bassa. No, concordo. E diverse persone appunto vi guardano. Immagino ti dirigi quindi di nuovo al magazzino. Mi Ok. vuoi spiegare cosa è successo? Sali, c'è una scala, sali. Prima ci devi mettere giù però. Li appoggio. Ok, adesso salgo. Mi scompigliato tutti i Muoviti. capelli però. Ma perché tutta Salgo. questa fretta? Io non posso parlare con un vecchio, ti devi muovere. Sta salendo lei, dammi 2 risposte mentre intanto lei sale. Indovini chi c'è in cima? Sì, questo l'avevo capito, Ok, indovina dove stiamo andando? e anche questo l'avevo Allora che capito. cazzo di domande fai? Ma perché questa fretta? Perché ci sono i pugni fiammanti che ci cercano. Oh. E anche questo lo dovevi sapere. No, visto che non ce n'erano nella zona che abbiamo guardato noi. Confermo. A questo punto li sento battibeccare. Sì, al minimo sì, magari non riesci a capire tutto No. perché non stanno esattamente urlando, però capisci che c'è dell'astio. O meglio, io non sto urlando. Beh, per adesso neanche Weimar l'ho sentito urlare, Ma non gli racconto, Trattenuto. sto trattenendo le mie urla. perché voi non potete vedere le facce di Weimar, ma effettivamente tutte le volte che deve dire qualcosa o a Fanny o a Tanwin fa quell'espressione da ok, sto parlando con un imbecille. Diciamo che fanno fatica a vedere il fatto che ho la vena che piano piano si sta gonfiando. Roba Esatto. esplode. Comunque aspetto che Fanny sia salita di qualche gradino, poi inizio ad arrampicarmi anch'io. Ok, tu lo segui a ruota subito. Sì, appena finito io seguo ruota e tiro sulla scala. Ok, fammi una prova di forza però, perché da lassù, cioè per quanto tu sei forte, la scala pesa, è lunga. Atletica o forza secca? Atletica. No, è forza secca, scusa. E 16. 16, ok, no, ce la fai. Riesci a tirarla su, ti muovi quando immagino che la vuoi poggiare sopra il tetto. Poggio sul tetto. Ok, quando ti muovi per un pelo non ne ammazzi 2 dei tuoi. Poi mi abbasso. Sì, ti passa proprio sopra te. Mi auguro che abbiate l'accortezza di levarvi dal cazzo quando vedete che sto facendo questa cosa. Però esatto, l'appoggi e riesci tranquillamente a fare questa operazione. E quindi siete tutti e 4 finalmente insieme sul tetto. Vi volete dire qualcosa? Volete fare qualcosa? Ci volevate far vedere la vista da qua? No, la strada, e indico le varie pattuglie che si stanno muovendo, direi alacremente nella nostra direzione, e loro. Sì, in effetti Baldur's Gate è costruita in maniera come se fosse un reticolo, e quindi le pattuglie hanno fatto un gradino verso il porto praticamente nel frattempo. Si stanno avvicinando. Per carità, ci vorrà del tempo prima che arrivino esattamente alla casa di Strand, anche perché loro stanno cercando a tappeto, stanno cercando dappertutto, ma non sapete quanto ci metteranno ad arrivare. Ecco. Quindi l'unico consiglio che mi sento di dare a tutti quanti, più o meno, è di stare bassi. Oh, io non ci vado molto. Bene, quindi direi che la nostra opzione è eliminata. Sì, siamo dall'alto ormai. Ok. Volendo Mi piaceva abbiamo- però andare giù. Sì, beh, ma a me un po' meno. Sarebbe stato molto avventuroso. Sì, ma non avevo voglia di farmi una nuotata nel fiume. Una nuotata? Sì, c'è dietro la casa di Strand c'è una sorta di balcone che dà sul canale. Che si sta parlando di canali che topi ci sguazzano dentro, E quindi per loro probabilmente sarebbe molto facile arrivare a casa di Strand per prendere le direttive. passi da sotto e poi vai sopra. Esatto. Ok, abbiamo la strada, abbiamo
per quanto di fortuna, un ponte, indico la scala per i nostri amici meno atletici, e quindi muoviamoci, abbiamo poco tempo. A questo punto direi di sì. Facci strada. Ce la portiamo dietro la scala. Beh, almeno per i passaggi più lunghi potrebbe essere comodo. Va bene. Ok, quindi posizioni la scala, te Weimar posizioni la scala per fare da ponte tra uno stabile e l'altro, immagino. Che possiamo camminare, camminiamo. Io sto in fondo e poi la passo nel momento in cui Ok, Può essere utile. Il punto più critico effettivamente è proprio passare dallo stabile del magazzino alle prime case, poi il resto sono tutti saltelli essenzialmente. Le case non sono molto distanziate le une dall'altra, i tetti delle case perlomeno, ma dallo stabile del magazzino agli stabili delle case c'è un po' più di spazio anche per dare la possibilità alla gente di vivere un po' più comodamente. Quindi se posizioni la scala, chiunque passa sulla scala mi fa un tiro su destrezza, acrobazia o anche atletica se siete più forti in forza e volete fare qualcosa di un po' più tipo passaggio con le mani. 17. Ok, quindi Fanny 17. Esatto. Vai 16. 16. 20. 19 più 1. Tanwin. Nel tiro, Tanwin. Che peggio io, 13. 13. Però bene o male riuscite a passare tutti. Ditemi voi in che ordine volete passare, Io come ultimo. passate. Io Prego. passo per primo se hanno bisogno di una mano loro due. Ok. Io come prima lascio passare lei e poi la seguo. E tu per ultimo Weimar, quindi Kefka te passi, sei un pelo incerto in alcuni passaggi, in alcuni momenti, però arrivi dall'altra parte, poi tocca alla Rose e a Fanny. Io ho imparato dai suoi errori e me la cavo egregiamente Decisamente. e gli dico anche: Kefka, hai visto quanto sono stata brava? Bravissima. Non mi hanno neanche visto, Speriamo. perché ho fatto un attimo svolazzato un po' i capelli, un attimo, però Adesso facciamo passare il tuo maestro intanto, poi riparliamo. va bene. Anche te da un win passi. Io me la cammino Tranquillo. rilassata sulla scala, Tanwin, ci abbiamo fretta. bilanciandomi col bastone. E dopo Weimar. E lui immagino faccia tipo la scena della vecchietta di Mulan che passa in mezzo alla strada dove ci sono 20.000 carri che passano intorno, lei schiva si tutti. sbatte il cazzo, li schiva tutti. E arrivate tutti agli stabili delle case. La scala la ritiro verso il tetto in maniera tale da non creare la sporgenza. Ok, quindi siete su questi tetti. Se vi muovete in direzione della casa di Strand, ripeto, avete una decina di saltelli da fare, non vi faccio neanche tirare. Poi se mi dite che tenete questo ordine, Sì, direi di sì. e non vi faccio neanche tirare, arrivate nel giro di un quarticello, perché per quanto in realtà la strada è più dritta, andate un po' meno certi, siete un pelino più incerti nel muovervi. Arrivate fino alla casa immediatamente attaccata alla casa di Strand e davanti alla vostra faccia c'è una finestra. Quindi se volete accedere alla casa di Strand da una finestra, questa è perfetta. Se sbirciate dentro, non vi faccio neanche tirare, perché tanto è visibilissimo. Se sbirciate dentro, sembra che siete dentro, che dentro sembra che ci sia una stanza vuota, una camera da letto, o non è usata per niente o in questo momento non è usata e comunque il letto è ben fatto, c'è un armadio, c'è un ci sono dei comodini, c'è una piccola scrivania con delle pergamene, ma niente di che, e attualmente è vuota, non c'è nessuno. Io mi giro verso gli altri, gli faccio segno di fare silenzio. Con un dito indico che sto per entrare e provo a entrare in furtivo in realtà. Ok. Provo almeno, poi 12. Per entrare furtivo o per aprire la finestra? Ah, giusto, proprio la finestra. Pensavo fosse aperta. Spaccando la finestra. Pensavo fosse aperta, non avevo capito che era chiusa. È chiusa. E allora è di più. Allora è di più, perché cos'era? Destrezza più il doppio di competenza, quindi 7 più 4, 13 più destrezza 15. Ok, Ho fatto un calcolo strano, ma è 15. mi fido. 15 e la finestra è chiusa, come ti dicevo, e ti aiuti con uno strumento, C'è l'arnese da scasso. Sì, cioè la finestra più che un arnese da scasso ti serve qualcosa per fare forza, però bene o male sai come fare, l'hai già fatto evidentemente. Riesci a puntellare la finestra.
colpetto la finestra si apre senza neanche fare molto rumore in realtà, e la finestra è spalancata, e se vuoi accedere all'interno, se vuoi essere furtivo mi fai un furtività. Ti provo. 15. Ok, quindi entri furtivo, entri tutto bello silenzioso, fai un passetto dentro, le assi del pavimento non scricchiolano, fai un altro passetto, anche lì di nuovo molto felpato, abbastanza tranquillo, e sei dentro. Origlio, se sento dei rumori mi avvicino magari alla porta, e poi se non sento niente gli faccio cenno loro di entrare piano piano. Dall'esterno, cioè dall'altra parte della porta, senti dei passi ogni tanto, delle voci, dopotutto di là c'è il vivo della casa, esatto. Però mi metto dietro la parte che si apre della porta, in modo tale che se la aprono io sono nascosto. Ok. E guardando la finestra faccio cenno loro di entrare. Ok. Però sempre con fare piano, silenzio. Ok. Chi entra quindi adesso? Io, Fanny. Ok. Fanny, vai in furtivo. 15. 15, riesci tranquillamente, anche te entri piano piano, poi sei anche piccolina, leggerina, quindi fai qualche passetto, ti avvicini a Sì, Kefka. vado dove è andato lui. Faccio anche esattamente gli stessi passi, onde evitare di fare casino. Fai gli stessi passetti negli stessi punti e ti sposti nel punto dove c'è Kefka. E Tamwin, immagino vada tu. Vado io, manteniamo sempre lo stesso ordine. 13. Ok, anche te sei abbastanza furtivo, quindi anche te riesci ad accedere tranquillamente, tutto silenzioso. E poi manchi te, vai in armatura vai. completa e... Io ero basso, chino, per restare il meno visibile possibile. Mi alzo tutta la mia statura, quasi 2 metri di Cristiano. cigolo pesantemente, guardo tutti i miei compagni che con il dito di fronte alla bocca mi fanno segno di fare tutto molto silenziosamente, e con la leggiadria che non ho mai avuto mi fiondo dentro. Porca. Proprio pum! Quindi non tiri neanche furtivo? Cioè non lo fai furtivo per niente, ti butti proprio dentro. Potrei provare, considerando che cigolo molto, ho svantaggio, E certo. quindi lo facciamo con svantaggio. 6. Oh, bello, mi piace questo 6. Come hai detto anche te. No. Perché non hai visto il tiro preventivo di prima che era 1? Ah, ecco. Ti ha tirato prima che io ti ho detto proviamo. Perfetto. Allora, come dicevi, Weimar ti fiondi all'interno, solo che tra il cigolio, comunque sia, un'armatura completa non dà la possibilità di avere movimenti molto aggraziati, comunque sia, c'ha un peso, movimenti limitati, inciampi con un piede per un pelo, non caschi, però ti richiappi. Il problema, sai qual è? Quando inciampi, i passi successivi sono sempre molto pesanti, quindi fai tu. E Kefka, se tu stavi continuando ad origliare alla porta, a parte che lui ti distrae in una maniera impressionante, ma dall'altra parte non senti più rumore all'improvviso, tutti si bloccano. Dico una piccola imprecazione infernale, perché non si sa mai. Tiro fuori lo stocco in modo preventivo, faccio segno a loro che siamo nella merda e dico silenzio. Io immagino che sono tipo steso a pelle d'orso nel pavimento, metto anch'io il dito davanti alla bocca. Adesso lo fai. Prima. Non senti dei passi per adesso, Kefka, non li senti, ma all'improvviso la porta si apre Urca. e te eri dietro, quindi ti si apre sulla faccia praticamente, non ti colpisce. Sì, l'idea era non farmi beccare ma star dietro. Esatto, voi siete tutti dietro Kefka, Sì, tipo in Tanwin fila, e Fanny siete dietro, quindi nasconde anche voi. Dall'altra parte, però te sei davanti alla porta, Weimar, sei steso a 4 di spade. Ero appena arrivato, potevo stare anche lì. La porta l'ha aperta Strand, che è vestito in parziale armatura in questo momento e ha la spada a 2 mani sguainata e la punta di fronte, ti guarda. Ebbene, di solito i ladri sono più leggiadri. Io non sono un ladro e neanche un assassino. Tu? Per adesso lui è immobile e io credo che lei, messere, non sappia chi io sia. Forse so molto bene. Tu sei.
La prego, si alzi. Mi fa male il collo guardare verso il basso. Mi alzo in piedi. Armatura completa, stendardi, non proprio una bella fine per qualcuno di nobile casata. Mi conosce quindi? Il simbolo non mi è nuovo, ma non posso dire di conoscerla. Io sono Weimar Gordiu. Le dice qualcosa questo nome? Sembra pensarci per un istante. No, non direi. Sto mentendo? Fai un'intuizione. Scusate, mi sta venendo da ridere perché te... questa roba. Capelli rossi. Vecchi abiti di seconda mano. Tu devi essere un Weasley. Ho pensato subito anch'io. Mi stava benissimo. Nel dubbio se me lo tiri a vista io sono blocca persone. Devo trovare l'effetto radiolina dopo questo pazzo. Io te lo dico. Perfetto. Ok, 18 intuizione. 18 intuizione. Non ti sembra stia mentendo. Ok. Però può essere anche solo data la situazione. Ma sei abbastanza convinto che è sincero in questo momento. Probabilmente non ha tempo in questo momento di mentirti. È più facile dire una verità. Ok. Continuando a tenerti la spada puntata nella tua direzione, tu ti sei alzato quindi, giusto? Sì. Ti continua a tenere d'occhio e ti dice: sei qui da solo? Sì. Fammi un inganno. L'inganno della cadrega è questo. Letteralmente l'inganno. Dove cazzo è Deception? Devi fare uno per fallire. Allora, C'è la non possibilità. vogliamo mai limite. Non mi ricordo se c'era competenza in Deception. No, c'ho solo il carisma. 5. No. Sì, Ah, no, sei solo. Sì. loro che vedono Guarda dietro da lui. loro tre che vedono la tua faccia è palese che hanno capito che stai dicendo una boiata. Facepalm. Ma lui lì per lì sembra crederti, fa un paio di passi indietro e ti dice: esci dalla stanza e lascia qui le armi. No. Il mio nome è Generale Zamin Strand, nonché consigliere dei 4. Ti ordino di lasciare qui le armi. Vieni a prenderle. Lo vedi per un attimo è tentato a fare il passo nella tua direzione. Siamo in una posizione di stallo e non ho intenzione di cadere in un'ipotetica trappola e tu non hai intenzione di semplicemente arrenderti alla legge. Tu sei la legge? Direi proprio di sì. Come mai sei entrato in questa abitazione, nella mia abitazione? Cos'è questo, un futile tentativo di... Non c'è nulla di futile nelle mie azioni. Avrei da ridire, visto che eri posizionata 4 di spade sul pavimento della stanza da letto di mio figlio. Non avevo altri modi per avere la sua udienza. Se C'è non una quello, porta d'ingresso. credo che mi avrebbe accolto. Non hai bussato, non puoi saperlo. Non credo che mi avrebbe accolto. Quindi dovevo avere la sua attenzione, che ora immagino ho. Appieno. Ok. Io sono il fratello di una persona che è stata rapita recentemente e ho il forte sospetto che all'interno dei pugni fiammanti ci sia qualcuno che sta facendo di tutto per occultare le indagini. Dato che ho chiesto udienza a diverse autorità all'interno dell'esercito, della polizia, dei pugni fiammanti stessi, e non ho ricevuto granché, non ho ricevuto nessun aiuto, volevo venire direttamente dall'autorità più competente per parlare di questo problema. Non avevo altro modo se non intervenire in maniera grottesca e estremamente sbadata, per usare un eufemismo. Lo vedi un attimino interdetto in quello che hai detto. Cioè, lui... spudoratamente. No, se vuoi anche proprio... non hai detto tutte menzogne, però nel caso allora tira l'altro... Puttanata incredibile. Te lo lasciavo, vuoi mentire? No, è vai, obiettivo tira. che volevo dargli le mani. È un bel raggiretto. Sì, un bel raggirare.
Che mezza verità. 16. Ok, vediamo lui cosa capisce. Sono sicuro che parte di quello che mi hai detto è vero, ti risponde, e sono altresì sicuro che hai mentito a fronte di altre informazioni. Ripeto, per quanto possa essere difficile chiedermi un'udienza, sono sicuro che se avessi bussato alla mia porta, un istante te lo avrei potuto concedere, visto che oggi è il mio giorno libero. Ok. Entrare in casa mia dalla finestra non credo che sia stata solamente un'azione impetuosa e dettata dal semplice desiderio di parlarmi. Perché, ripeto, altri modi c'erano. Se avevi così pressante bisogno di parlarmi, potevi battere la porta piuttosto, ma era sicuramente un'entrata più elegante e dignitosa per quella che dici essere la tua casata. Così no, però. Così no, cattivo. Così cazzo no, Non mi puoi mortificare in questo modo. La morte di un Povero uomo. Weimar, la morte di un uomo. In tutto questo c'è Fanny che dice a Weimar con le mani tipo di calmarsi, fare un sospiro, un respiro zen. A gesti, Sì, sì, è tutto a gesti ovviamente. Io ora poserò quest'arma e nel dirlo la rinfodera e ti inviterei nel mio studio per parlarmi di quello che è il rapimento di tuo fratello, cosa di cui io sono al totale oscuro. Sono totalmente all'oscuro. Come può essere all'oscuro dell'autorità? Appunto, prima di darti però mia piena disponibilità, ti chiedo nuovamente, devo avere paura di altre intrusioni da parte tua o di tuoi amici? Non ci saranno altre intrusioni. Un attimo. È corretto. Sì, no, infatti, C'è già stata. minchia. E in effetti c'è già stata, quindi... Sì. Ok, allora se sei solo, Va bene, io rinfodero la spada e lo seguo. tu esci. No, io esco, ok. E gli sto dietro, Sì, sostanzialmente. praticamente sì. Fa un paio di passi per accedere alla stanza, probabilmente per chiudere la finestra. Quando è dentro Ok. la stanza, io entro con lui Ok? e chiudo la porta alle mie spalle. La chiudi, fai tipo bam, oppure con calma e tranquillità. No, c'ho tutto il tempo per chiuderla con la calma, quindi Sì. lo faccio. Ok, lui ovviamente sente chiudere la Si accorge quando io ormai l'ho chiusa. Esatto. Quando entra nel mio campo visivo, io casto blocca persone. Deve fare un tiro salvezza, immagino Pro proprio. saggezza. E lui sarà saggio? Quant'è la tua CD? 13. E io lo supero. Lui è molto saggio. No, non è molto saggio, è lui che avrà fatto 27 con un dado da 20 facce. Ho fatto 16. È onesto. Se dici onesto. Comunque sia, capisci anche che gli hai lanciato un incantesimo perché hai comunque dovuto fare ambaradani vari. Si volta, c'è la porta chiusa, vede altre 3 persone, la prima cosa che fa è un militare, tira fuori la spada. Ritira fuori la spada e vi direi anche di tirare iniziativa. Sì. Sì. No. Fanny? 17. Kefka? 7. Bello. Tanwin? 9. 9. Weimar? 21. 21. Allora, visto e considerato che vi ho fatto tirare l'iniziativa nel caso le cose vadano a degenerare. Lui ha tirato fuori la spada e si è messo in guardia. Weimar, tu sei il primo. E quando diceva che su alcuni elementi ho mentito, è vero, non sono solo, Me ne accorgo ora. a quanto pare. È un po' irritato, un po' molto irritato. Vedete dell'ira nei suoi occhi in questo momento. Beh, non hai totalmente mentito. Lui ti ha chiesto se ci saranno ulteriori intrusioni, ma noi eravamo già dentro. Sì. Ora abbiamo la sua completa attenzione nonché disponibilità, mi pare. L'avrebbe avuta. La stavo portando nel mio studio proprio per parlare, ma prego. Non so se volete aggiungere altro a quello che ho già ampiamente Partiamo dall'inizio. enunciato. Ok, quindi voi non partite l'attacco. No. Per adesso no. Partiamo dall'inizio. Il marionettista le dice niente? Vedi, proprio cambia espressione e
tipo aperto un vaso di Pandora, cioè hai detto la parola che non voleva sentir dire, roba di questo tipo. Lo vedi per un attimo impallidisce, dai suoi occhi capisci che il suo orgoglio è stato appena spezzato e ti risponde con una voce mesta e quasi guardando a terra: sì. Bene. E in questa città dovrebbe saperlo. Quando dici così si ravviva molto e, come fomentato nuovamente, dice: cosa? Se ha fatto quella faccia, immagino che lei abbia avuto dei trascorsi col marionettista. Quella è stata una tragica pagina della mia vita. E quindi non si è accorto di nulla? Delle persone scomparse? Di una delle sue sottoposte morta, piazzata nella piazza? Cosa? Stamattina. È il secondo già. Ed è il secondo. Il primo è stato, da quello che sappiamo, insabbiato. A questo punto rimette via la spada. Io no. Lui rimette via la spada e ti continua a tenervi d'occhio tutti, comunque sia. Indica la sedia che c'è vicino allo scrittoio che mi dicevo prima. Posso? Prego. La prende, si mette a sedere. Io riutilizzo il mio bastone ferrato, cioè non lo impugno più come fosse un'arma, ma lo riutilizzo come semplice bastone, come sempre fatto. Ok. Si mette a sedere nella sedia. Io so che le parole che state per sentire potranno non sembrarvi vere, ma no, non sapevo nulla. Ma com'è possibile? Scusi, ma mi è uscito. Però, sa, lei... La posizione di consigliere è molto diversa dalla posizione di comandante generale effettivo delle forze armate. Sono più una pedina politica che effettivamente un militante in questo momento. Beh, questo è un problema, ma allo stesso tempo un vantaggio. Il problema qual è? Oltre al fatto che i suoi uomini stanno scandagliando tutta la città, probabilmente alla ricerca nostra, visto che siamo stati gli ultimi a vedere Piggy, la sottoposta che è stata uccisa stamattina. E quindi ci stanno cercando giustamente per interrogarci. Cosa più che giusta. Il problema è che noi non possiamo perdere tempo con l'interrogatorio, visto che suo fratello è stato rapito dal marionettista e visto che stavamo indagando. Quanti giorni fa? Oramai ne sono passati 3, 4, Questo è il siamo quarto quasi giorno. alla fine, sì. Lei conosce molto bene il marionettista. Ignora un attimo la tua domanda. Guarda Weimar. Sono molto dispiaciuto. Prende un attimo un respiro. Se vi posso aiutare per fare in modo che tuo fratello venga trovato vivo, lo farò. E piccoletta dai capelli rosa, sì, lo conosco bene, purtroppo. No, Vedo molta tristezza nei suoi occhi. Se mi permette, ora arriviamo al punto dolente della questione. No, non era questo ancora. Mi avvicino senza fare mosse strane, estraggo la lettera che c'era attaccata al dardo che mi è arrivata in casa, Ok? quella che diceva che stavamo facendo troppi cazzi di marionettista, gliela appoggio sulla scrivania, in modo che la legga, e mentre sta leggendo estraggo uno dei dardi a cui era collegata, quello col simbolo dei pugni fiammanti, e lo appoggio davanti alla lettera. Questa era conficcata nel muro della mia stanza ieri notte. Lui dà una letta rapida al biglietto, guarda il dardo dei pugni fiammanti. Quindi vi state dicendo che avete pensato non solo che il marionettista fosse dei pugni fiammanti, ma che fossi io, immagino, visto Sì, il purtroppo vostro devo accesso. ammetterlo. Il fatto che è arrivato 2 anni fa da Waterdeep, l'ultimo luogo dove è stato visto, ci ha fatto pensare questo. Abbassa lo sguardo, dice sì. Se volete posso darvi la mia versione della storia del marionettista, ma non credo vi interessi. Avete già altre gatte da pelare. Dalla sua reazione mi viene da pensare che più che il marionettista lei sia una vittima.
Quale miglior momento di interrompere l'episodio se non questo? Ammetto di essere un po' bastardo in questo, me ne rendo conto, ma secondo me è giusto così. Abbiamo visto i nostri avventurieri che si sono introdotti nella casa di Strand e che hanno fatto delle scoperte interessanti. Hanno parlato con lui e, nonostante un primo approccio un po' iracondo, potremmo dire, gli sviluppi sono stati sicuramente più interessanti. A me non resta che darvi appuntamento la prossima settimana, sperando che anche questo episodio vi sia piaciuto. Se volete venirci a trovare sulla nostra pagina Instagram, noi saremo ben lieti di scambiare due parole con voi e avere anche un vostro feedback, che fa sempre comodo. Anzi, grazie a tutti quelli che già ci hanno scritto e ci hanno dato delle idee, vi assicuro che in futuro le metteremo in pratica. Non mi resta che augurarvi una buona settimana e noi ci sentiamo molto presto. Ciao!